Salve a tutti, oggi argomento spinosissimo. Avete letto la copertina del video, quindi state iniziando a fare gli scongiuri, ne sono sicuro, quindi andiamo subito al dunque. Oggi parliamo di assicurazioni viaggio e in particolare delle assicurazioni che possono darci un supporto ai nostri viaggi in moto e non solo. Se state guardando questo video è probabile che attraverso le varie ricerche su YouTube siete già interessati all'argomento, quindi iniziamo dicendo che non devo convincere assolutamente nessuno all'acquisto di una copertura assicurativa e soprattutto voglio sottolineare che non vendo assicurazioni e non sono un professionista del settore. Diciamo che sono semplicemente una persona curiosa a cui piace capire come tutelarsi in caso di necessità o eventi fortuiti. Quindi che tu sia un motociclista, overlander o di lungo medio raggio come me ed Emanuela, dovresti sempre avere un'adeguata copertura assicurativa. Personalmente divido le tutele assicurative in due macro aree: le assicurazioni che riguardano la moto, quindi il mezzo con il quale stiamo viaggiando, possono essere anche le automobili per carità, e la persona. Iniziamo dicendo che ognuno sicuramente, almeno spero, ha la propria assicurazione che copre la responsabilità civile obbligatoria, completata dalle eventuali garanzie accessorie non obbligatorie: furto all'incendio, i sinistri con coinvolgimento di animali selvatici, il recupero su strada del mezzo in depannage con formule di tipo light o full, le polizze casco full e mini, gli infortuni del conducente, la tutela legale e la garanzia a tutela della classe bonus malus, eccetera. Queste polizze sono valide sia in Italia che all'estero, qualora il paese di destinazione sia compreso nella cosiddetta carta verde. Qualora ci recassimo in un paese non compreso e citato nella nostra carta verde, sarà necessario stipulare una polizza temporanea al confine. Proprio al confine, o almeno nei valichi di tipo non secondario o prettamente commerciale, troveremo un ufficio preposto e in pochi minuti avremo la nostra polizza temporanea in mano, dietro pagamento di una cifra che tendenzialmente non è mai esagerata. Possiamo integrare le nostre coperture anche con altri sistemi. Forse molti non sanno che esistono delle polizze o comunque dei sistemi associativi che permettono di usufruire di determinate polizze. Il primo che mi viene in mente, che consiglio a tutti, è l'associazione ai servizi ACI. Possiamo scegliere due tipi di tessere: l'ACI Gold e l'ACI Sistema. Che cosa prevedono queste polizze? In linea tendenziale intanto parliamo di soccorso stradale e assistenze tecniche. La tessera ACI Gold nella versione premium prevede il soccorso stradale illimitato sul veicolo associato, ovvero all'atto della registrazione e dell'acquisto della polizza ACI è necessario indicare un veicolo con il quale si viaggia abitualmente. Questa tessera quindi vale per il soccorso stradale su questo mezzo indicato espressamente sul sito. È possibile usufruire dei servizi di soccorso stradale 2 volte su qualsiasi veicolo si viaggi, anche se non è tuo. Attenzione, in caso di noleggio la polizza non vale, è espressamente dichiarato in polizza tra l'altro. La copertura del soccorso stradale è valida anche 3 volte all'estero su qualsiasi veicolo si viaggi nei paesi dell'Unione Europea, accompagnati da altri paesi come Andorra, Bosnia e Erzegovina, Marocco, e so che su questo punto moltissime persone sono interessate perché in questo momento il Marocco è una meta abbastanza ambita dai motociclisti, Norvegia, Regno Unito, Gibilterra, Serbia, Svizzera e Tunisia, e anche qui vedo parecchi motociclisti che fanno video sulla Tunisia. Per quello che riguarda invece l'Italia, il soccorso è esteso anche alle biciclette, sia elettriche che non, ai monopattini elettrici e il traino gratuito fino a 35 km. Esistono anche le assistenze tecniche, ovvero in caso di immobilizzo di qualsiasi veicolo sia a bordo, questo tipo di tessera ti garantisce, previa attivazione chiaramente col numero verde o dall'applicazione, auto sostitutiva a seguito di guasto, trasporto dell'auto o della moto in questo caso in casa, auto sostitutiva a seguito di furto totale o parziale del mezzo, servizi accessori necessari per il rientro a casa o per, insomma, in caso di emergenza,
quali albergo, taxi, spese di viaggio. Altra garanzia che è peculiare, però effettivamente non ci facciamo molto caso. Non è dato per scontato il fatto che non si possa sbagliare a fare rifornimento nel proprio mezzo. Quindi magari mettiamo il gasolio al posto della benzina nella moto, chiede l'intervento tecnico, spese per la pulizia del serbatoio sono comprese in polizza. Sulla tessera ACI Gold Premium tra l'altro è attivo il servizio Fix or Repair, ovvero la copertura dei costi di manodopera per la riparazione del veicolo associato fino a euro 650. Può essere molto comodo. Questa polizza ha una piccola assistenza sanitaria, ma è più che altro assistenza in casa, quindi un medico pronto per te e per i tuoi familiari in caso di viaggio, quindi consulti telefonici, assistenza pediatrica e cardiologica per i familiari che rimangono in Italia. La tessera che costa meno invece si chiama ACI Sistema e sostanzialmente garantisce le stesse peculiarità su quello che concerne il soccorso stradale, ma non sono comprese le garanzie Fix or Repair, quindi i 650 euro, e non sono comprese neanche le coperture sanitarie, ovvero le assistenze sanitarie, bensì soltanto il medico pronto per te e i tuoi familiari in viaggio. Una delle cose più importanti di questa associazione, secondo me chiaramente, è la possibilità di usufruire di determinati sconti. Quindi abbiamo le varie convenzioni con ristoranti, autostrade, bar, caffè, hotel, eccetera eccetera, ma soprattutto la possibilità di usufruire di uno sconto che si chiama Show Your Card. Ti dà diritto di avere delle riduzioni su alcune cose. Ad esempio l'esempio più eclatante è quello dei biglietti dei traghetti, quindi biglietti delle navi. Se non ricordo male, la compagnia Grimaldi all'interno del proprio sito dà la possibilità di usufruire delle scontistiche. E tra l'altro con Show Your Card le scontistiche sono cumulabili rispetto a offerte già in corso. Per esempio, facessimo un biglietto della nave in modalità early booking o last minute o qualsiasi altra tipologia di sconto, aggiungendo l'opzione Show Your Card, quindi inserendo il numero della vostra tessera ACI, avrete uno sconto cumulativo, e credetemi, non è poco. Io ne ho usufruito tante volte di questo tipo di sconto, sono riuscito ad ottenere anche fino al 20% in più sul prezzo finale. Bisognerebbe considerare anche le garanzie offerte dal tesseramento a uno dei tanti motoclub in Italia associati a FMI. Di fatto compresi nei servizi offerti di vari motoclub, queste tessere offrono nella quota associativa alcune garanzie interessanti, come il recupero del mezzo su strada e non solo in Italia ma anche all'estero. Queste garanzie vanno comunque viste e studiate anno per anno, perché so per certo che cambiano in maniera molto repentina. Vi consiglio pertanto di andare a visitare il sito FMI per scoprirne i vantaggi. Magari siete già associati a un motoclub e non sapete che avete questo tipo di garanzie. Una polizza di cui non riesco assolutamente a fare a meno è la copertura che offre Europe Assistance, un brand che sicuramente tutti quanti già conosciamo, che dedica un prodotto specifico per le nostre moto. Un prodotto proprio dedicato per chi viaggia, e sto parlando della polizza dal nome Moto No Problem, versione Plus. La polizza intanto vale in tutta l'area del bacino mediterraneo, e quindi i paesi mediterranei, tutti i paesi della comunità europea, fino ad arrivare alla Russia, esclusi i monti Urali. Poi abbiamo Serbia, Siria, Slovacchia, Turchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina e Ungheria. Quindi vale praticamente da tutte le parti tranne che nelle Americhe, si può dire. Cosa comprende questa polizza? Il soccorso stradale per guasto, incendio, furto parziale o tentato, smarrimento, rottura chiavi della motocicletta, foratura dei pneumatici, esaurimento della batteria o errato fornimento. Quindi troviamo anche qui un'assistenza per errato fornimento come sulla tessera ACI Gold. Sono compresi i casi di depannage del mezzo, autovettura in sostituzione, recupero fuoristrada del mezzo ritrovato, incidentato o a seguito di furto. Questa può essere un'ottima garanzia per chi fa ad esempio fuoristrada. Sono comprese le spese d'albergo e rientro per il proseguimento del viaggio, spese per i taxi, rimpatrio del veicolo dall'estero, dopo farò un piccolo appunto su questo, richiesta documenti in caso di furto
totale, supporto per la corretta compilazione della documentazione all'estero per quello che riguarda incidenti, per esempio i CID, assistenza alla persona attraverso consulti medici, sanitari, interpreti in loco, eccetera eccetera eccetera. Tutte condizioni che trovate molto chiaramente nel prospetto nella brochure di vendita di questa polizza qui. Il punto forte di questa polizza secondo me è la copertura fino a 1.000 euro per il rientro del mezzo in casa, che chiaramente funziona anche all'estero, vale anche per l'estero. Non riusciamo a riportare il mezzo a casa, troviamo una compagnia che ci possa aiutare a riportare la motocicletta in Italia e avremo una copertura fino a 1.000 euro per quello che riguarda questo tipo di viaggio. Questa polizza copre i mezzi con età fino a 15 anni, mentre da poco, perché prima copriva i mezzi fino a 10 anni, hanno esteso la polizza ai mezzi anche un po' più vecchiotti. Bene, a questo punto abbiamo fatto una carrellata sulle polizze che possono aiutarci a gestire meglio le criticità in merito al nostro mezzo di trasporto, che sia moto che sia auto. E adesso pensiamo alla persona. Se non si ha dimestichezza con contratti, condizioni di polizza, o magari non avete voglia di districarvi tra carte, clausole e menate varie, il mio consiglio è di rivolgervi al vostro assicuratore di fiducia, quindi un professionista, o comunque cercarvene uno. A mio avviso affidarsi a un venditore fisico è da prendere seriamente in considerazione nel momento in cui potete contare anche sulla persona che vi vende il prodotto, non soltanto sul numero verde dove vi risponde in primo luogo una voce automatica. Se pensate che il rapporto interpersonale sia migliore rispetto alla voce automatica, fate le polizze con un assicuratore fisico. Se invece come me avete un po' di dimestichezza su questo tipo di prodotti, affidatevi all'uso di internet. Io personalmente mi affido a due portali di ricerca, facile.it e segugio.it. Sono dei siti di comparazione che conosciamo già tutti quanti. All'interno delle sezioni sia di facile.it o di segugio.it, attenzione, potete usare anche altri siti di comparazione. Se ne conoscete altri, magari scrivete sotto che gli diamo tutti quanti un'occhiatina. Quindi scorrendo nelle varie sezioni troverete la parte delle assicurazioni viaggi. Posto ciò vi verrà chiesto dal sistema se volete assicurare un viaggio singolo o un viaggio annuale. Per quello che riguarda il viaggio annuale, ecco, bisogna stare molto attenti. Non pensate di pagare una quota annuale che comprenda tutti i viaggi che fate in un anno. Andate a leggere bene le clausole, perché ad esempio vengono limitati tempi e periodi, ognuno in modo diverso. Se invece siete dei viaggiatori perpetui, attenzione, perché la polizza annuale non è il prodotto che fa per voi, perché limita nel tempo la copertura, prevede dei rientri in casa sostanzialmente. Quindi andiamo a considerare le polizze di viaggio singolo, quelle che magari faccio pure io, ovvero quelle con un inizio e una fine precisa. In questa sezione troverete varie garanzie da integrare o già integrate con il prodotto offerto, ovvero copertura medico-sanitaria, bagaglio, assistenza in viaggio, infortuni in viaggio. Iniziamo da parlare degli infortuni in viaggio. Allora, questa è una garanzia che io non vi consiglio di fare. Piuttosto che fare una polizza infortuni in viaggio, vi consiglierei di fare una polizza infortuni annuale che valga 12 mesi all'anno, quindi esterna, un infortuni privata, ecco. Quindi questi soldini io li risparmierei, li investirei su una polizza annuale anche piccolina. Per quello che riguarda invece le garanzie di assistenza in viaggio, vi consiglio di leggere bene questa parte in ogni contratto, perché le assicurazioni offrono dei servizi molto competitivi tra loro e variano da compagnia a compagnia. Chiamando l'assicurazione fanno tutto loro e vi garantisce comunque di stare più tranquilli mentre siete fuori. Alcune polizze nella parte assistenza garantiscono anche le spese telefoniche in viaggio in caso di sinistro in casa. Tocca davvero leggerle tutte, sono tantissime e possono essere peculiari per ogni prodotto. Andando avanti nelle sezioni troverete le garanzie per quello che riguardano il bagaglio.
Leggendo tutte le polizze ho notato che i casi più specifici riguardano i viaggi in aereo, quindi prevedendo lo smarrimento, la mancata consegna del bagaglio sul nastro trasportatore o la sottrazione dello stesso in aeroporto. Quindi non tutte offrono il furto come garanzie e non tutte assicurano apparati elettronici, quindi bisogna sempre leggere bene le polizze. Qualora troviate la compagnia che assicura i beni senza escludere il bagaglio incustodito ma sotto chiave in moto, fate attenzione a questa clausola perché è molto importante e sicuramente troverete delle franchigie per singolo oggetto. Poniamo il caso che abbiate un massimale in polizza di 1.000 euro per bagaglio, dovrete calcolare che se vi rubano oggetti dalle borse per 2.000 euro non vi rimborseranno 1.000 euro, ma l'assicurazione chiederà una lista degli oggetti che erano contenuti all'interno della borsa, risultanti dalla denuncia che avrete fatto presso un ufficio di polizia. E per ogni oggetto che vi è stato sottratto troverete il limite del massimale, un limite massimale, ad esempio 250 euro. Sicché nella borsa era presente il telefono del valore di 1.000 euro e un navigatore da 300 euro, il vostro rimborso sarà 250 per il controvalore del telefono, più altre 250 valore massimo del bene e in questo caso del navigatore. Meno le eventuali franchigie, generalmente c'è sempre una franchigia di 75 euro, qualcosa del genere. Spesso ho trovato anche le garanzie per quello che riguarda il furto del denaro contante prelevato al bancomat. Questa è più una polizza che danno le carte di credito, ma ho trovato anche delle polizze che garantiscono un rimborso in caso di furto a seguito di rapina, per esempio mentre ci si reca al bancomat o nel momento in cui si è prelevato, eccetera eccetera. La garanzia più importante, a mio avviso, è la garanzia sanitaria per malattia e infortunio, ovvero questo è il motivo che vi deve spingere ad assicurarvi dal punto di vista sanitario. Dobbiamo fare una piccola premessa. In Europa siamo garantiti per le spese sanitarie di primo soccorso, sottolineiamo primo soccorso, attraverso la nostra tessera sanitaria. Quindi l'Italia ad esempio è convenzionata con Malta piuttosto che con l'Austria, piuttosto che con la Germania. Ci verrà garantita sempre l'assistenza primaria in tutti gli ospedali di tutta la comunità europea. Ciò non vuol dire che se ti rompi un dito non pagherai nulla, ti verrà garantita l'assistenza primaria e quella specialistica comunque dovrai pagartela. Quindi fate molta attenzione, è un tecnicismo che sembra stupido ma è molto molto importante, anche perché le spese all'estero, le spese sanitarie sono davvero carissime. Per carità, anche gli stranieri che vengono in Italia e chiedono prestazioni sanitarie pagano un botto in caso in cui non abbiano un'assistenza sanitaria o una polizza. Che succede? Con questo tipo di polizza pagherete, ovvero anticiperete le spese qualora non vi sia un intervento diretto da parte della compagnia con la quale vi siete assicurati, e poi vi verranno rimborsate o rimborseranno direttamente loro. Dipende caso per caso e polizza per polizza. Attenzione, ogni sinistro, che sia una malattia, che sia un infortunio, va sempre prima segnalato attraverso il call center di ogni compagnia con le quali facciamo le polizze. Siete senza telefono? Loro prevedono per esempio il fax o una mail. Qualora non siete nelle condizioni di avvisare l'assicurazione del sinistro avvenuto, dovete comunque avere una certificazione che attesti che in quel momento eravate incoscienti e tutto il resto. Lo so che è brutto, però è così. Altra cosa brutta è quello che riguarda il rientro della salma. Purtroppo ragazzi dobbiamo pensarci, non c'è niente da fare, sia che viaggiamo in moto che viaggiamo in macchina, tocchiamoci le palle, toccate quello che volete, ma può capitare un inconveniente che ci faccia tornare con i piedi distesi. In quel caso l'assicurazione, ci sono delle assicurazioni che pensano a tutte quelle che sono le incombenze e le spese del nostro rientro nel letto di legno. Che prodotto consiglio? Allora, io ho usato Europe Assistance, Columbus, piuttosto che altre compagnie, ne ho usate veramente tante, in base a quello che mi serviva in un determinato viaggio. Ma se devo fare una media di utilizzo, ho usato tantissimo e sto usando anche quest'anno le polizze dal portale Hollins. Sotto vi metto il link in descrizione. Le polizze di questa compagnia sono chiare e se fatte nel momento giusto si possono ottenere forti sconti in periodo invernale. È possibile firmare le polizze digitalmente online, quindi dematerializzando tutta quella che è la documentazione da fare. Io trovo questa possibilità davvero molto molto comoda.
Ricordo di leggere prima di comprare e firmare le condizioni di polizza, ovvero le sezioni chiamate ciò che è assicurato e ciò che non è assicurato. Voglio sottolineare ancora che io non vendo polizze e chiaramente non sono un professionista, non ho un codice sconto da offrire come fanno tanti altri youtuber, ma non escludo che prima o poi magari qualche compagnia possa offrire qualche scontistica. Nel caso vi avviserò chiaramente. Bene, con questo credo di aver detto tutto. Se avete domande in merito fatele nei commenti. Spero di non avervi tediato troppo. Tra poco ricominceremo a parlare di moto e di cose un po' più interessanti. La pausa invernale sta finendo. Spero di aver potuto dare una mano a qualcuno. Adesso niente, vi saluto e ci vediamo alla prossima.